Ciao a tutti e bentornati sull'Ernamo. In questo video parleremo di carnevale. Ma come ti sei conciata? Sembri una maschera. E sono truccata per l'occasione. Non c'è bisogno di essere così scortesi. Lo sai che io dico sempre quello che penso e non mi nascondo dietro una maschera. E ora cosa indossi, scusa? È un modo di dire. In ogni caso, voi restate là. In questo video andremo a vedere brevemente la storia del carnevale, le feste di carnevale più interessanti in Italia e alla fine vi spiegheremo le espressioni con maschera che noi abbiamo usato nel nostro dialogo e ve ne daremo delle altre. Il carnevale sembra una festa da niente, ma in realtà è antichissima. Già, addirittura risale all'antica Roma, in particolare alle festività chiamate i Saturnali, durante le quali tutti si lasciavano andare, si liberavano da obblighi, impegni e si dedicavano allo scherzo e al gioco. Una cosa che tutti facevano era mascherarsi, così non c'erano più differenze tra ricchi e poveri. Una volta l'anno è lecito impazzire, questo dicevano. Poi, dopo le festività, tutto tornava alla normalità. Con l'arrivo del cristianesimo, la Chiesa decise di mettere un freno a queste feste selvagge. Perciò, da allora, il carnevale è diventato più tranquillo e da quel momento è stato in qualche modo associato alla religione. Ecco perché si dice carnevale, dal latino carnem levare, cioè eliminare la carne. Infatti, il giorno di carnevale era proprio l'ultimo prima della Quaresima, e cioè il periodo di 40 giorni prima della Pasqua. Durante questi 40 giorni non era possibile mangiare la carne. Le maschere sono ancora oggi una parte fondamentale del carnevale. Quelle italiane più tipiche sono Pulcinella, Pantalone, Colombina, Arlecchino, Brighella, Balanzone, Pierrot. Pierrot? Ma non è francese? Guarda che se diciamo sciocchezze, la gente se ne accorge. Tranquilla, tranquilla, è proprio così. Anche se ha raggiunto la popolarità grazie alla Francia, Pierrot è una maschera italiana, nata in Italia nel Cinquecento. In Italia, da nord a sud, il carnevale si festeggia ovunque. Ma se vi trovate nel bel paese in questo periodo, dovete assolutamente vedere il carnevale in queste città. Venezia. Quella di Venezia è sicuramente una delle feste di carnevale più famose al mondo. Io ci sono stata ed è davvero incredibile. Sembra di essere catapultati in un mondo fantastico, un mondo del passato. Tutto a Venezia è elegante e lo è anche il suo carnevale. Tra balli, maschere e soprattutto vestiti bellissimi. Uno dei riti più famosi della città durante il carnevale è il volo dell'angelo, durante il quale la vincitrice del concorso di bellezza di carnevale dell'anno precedente si lancia dal campanile di San Marco fino al Palazzo Ducale, attaccata a una fune. E se siete lì, mi raccomando, non dimenticatevi di provare le frittelle veneziane o fritole. 100.
Il Carnevale di Cento è stato per molto tempo considerato il miglior carnevale d'Europa. Si caratterizza per i grandi carri allegorici. Questi fanno una sfilata per la città e lanciano alla folla caramelle, dolciumi, bambole, giocattoli di ogni tipo e ogni colore. Se siete a Cento durante il carnevale dovete assolutamente provare le castagnole, fritte al forno, al cioccolato, alla panna e ricotta, tipiche proprio di questo periodo. Viareggio. Questo carnevale è famoso soprattutto per la sfilata di bambole di cartapesta, accompagnate da gruppi in maschera che si muovono in processione, praticamente lungo la via principale. Qui feste, sfilate, mascherate e altri eventi durano un mese intero. E la tradizione vuole che i politici siano i personaggi messi, diciamo, un po' più in ridicolo nelle sculture. Ah, e non dimenticate di provare a Viareggio i cenci, detti anche le chiacchiere, fritti o al forno. Putignano. Il carnevale di Putignano è considerato il più antico d'Europa, tra sfilate e spettacoli vari. In particolare, anche qui c'è una bellissima sfilata di carri allegorici fatti in cartapesta, che in realtà sono delle vere e proprie opere d'arte, bellissime. E qui da provare assolutamente è la farinella. E adesso vediamo delle espressioni legate al carnevale e alle maschere. Espressioni che però usiamo tutto l'anno. Indossare una maschera o nascondersi dietro una maschera. Questa espressione indica il fare di tutto pur di nascondere chi si è veramente. Questa espressione indica il fare di tutto per apparire diversi da quello che si è. Presentare una falsa apparenza, nascondendo i propri veri pensieri, le proprie intenzioni. Oppure si può dire nascondersi dietro una maschera anche quando si mostra una espressione impassibile, cioè che non fa trasparire nessuna emozione. Luca ci ha ingannati tutti. Noi pensavamo che fosse una brava persona, ma si stava semplicemente nascondendo dietro una maschera e alla fine ci ha tradito. Gettare la maschera. Questa espressione significa smettere di fingere, dichiarare le proprie reali intenzioni, rivelarsi per quello che si è veramente. La matrigna di Cenerentola sembrava buona e gentile, ma quando suo marito è morto, ha gettato la maschera e si è mostrata come la donna crudele che era veramente. Ti conosco, mascherina. Si tratta di un'esclamazione che si usa di solito per comunicare in maniera più o meno scherzosa a qualcuno che abbiamo capito le sue vere intenzioni, nonostante le finzioni e le simulazioni che ha adottato. Non a caso si dice proprio smascherare qualcuno per descrivere l'azione dello scoprire le vere intenzioni di una persona, quello che quella persona stava tramando. L'origine di questa espressione, ti conosco mascherina, o anche smascherare qualcuno,
viene dal passato, quando erano molto frequenti le feste in maschera. Quindi con questa esclamazione si voleva mostrare all'altra persona di averla riconosciuta sotto la sua maschera, di aver scoperto la sua vera identità. Che stai mangiando? Io? Niente. Sono a dieta. Ti conosco, mascherina. So bene che non riesci a resistere al cioccolato e so anche che ce n'era un po' in dispensa. Mi hai beccato. Sembrare una maschera. Questa espressione si utilizza per riferirsi a una persona che ha utilizzato un trucco troppo pesante, eccessivo, con colori molto forti. Oppure anche una persona che è vestita in modo troppo vistoso, con colori accesi e non ben abbinati. Insomma, come Anna Grazia oggi. È carnevale! Una volta l'anno è lecito impazzire, no? Diteglielo anche voi. E fatemi sapere se vi piace travestirvi a carnevale o cosa fate di solito, altrimenti. Qual è la vostra maschera preferita? Siete mai stati in una delle città menzionate prima durante il carnevale? Sì, questo è assolutamente vero. Scriveteci nei commenti perché siamo molto curiose di saperne di più. Sappiamo che ci sono dei paesi in cui la tradizione del carnevale è veramente molto forte. Se invece volete sapere di più della cultura, della storia italiana, non dovreste perdervi il video sulla storia di una delle famiglie più importanti della storia d'Italia, i Medici di Firenze. È un video molto interessante in cui scoprirete tantissime cose in più sull'Italia e sulla sua storia. Lo trovate come sempre in alto nella card o giù nella descrizione. Se poi cercate invece qualche informazione in più sulla grammatica italiana oppure cercate delle altre informazioni sulla cultura italiana, non dimenticate di cercarle sul nostro sito lernamo.com e non dimenticate anche di seguirci su tutti i social, su Instagram, su Facebook, su Twitter, su Pinterest, su TikTok e iscrivetevi al canale Telegram. È sicuramente più stabile della mia corona. In ogni caso, se il video vi è piaciuto, lasciate un bel mi piace e iscrivetevi al canale. Noi ci rivedremo prestissimo in un nuovo video.